visto che il video dei dips zavorrati è stato, diciamo, interessante, è stato anche apprezzato da alcuni di voi, oggi facciamo la panca e mi affiderò a Valerio. Valerio è un grandissimo coach di powerlifting che ho conosciuto in questa palestra, al Freetime Sporting Club di Roma. Non andremo a massimale perché è un movimento che non sono abituato, diciamo, a fare carichi certo. alti. Mi sono già allenato con Valerio qualche volta e quindi è nata questa idea di fare una miniserie sui fondamentali del powerlifting. Tu hai una pagina Instagram dove possono contattarti, ovviamente, se c'è qualcuno interessato al powerlifting? Sì, The Roman Coach. Ok, poi lo facciamo uscire qui. Se volete coaching online o lezioni private a Roma e dintorni, penso lo possiate contattare tranquillamente, certo. Poi in base ai suoi impegni vi organizzerete. Così? Va benissimo. Ok, fermo qua. Vai. Su. 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 Ok, stop. Diciamo che ovviamente è difficile giudicare la dinamica di una panca a 20 kg perché comunque con la massa muscolare che hai un po' di stabilizzazione del peso ti ci vuole. Sicuramente a 60-70 sentirei più feed positivi. Ok, quindi andiamo da un po'. Sì, 60. Aria. Streccia qui. Su. Ok, facci solo più contro da metà in poi. Su. Prendi prima aria, poi scendi. Apri. Su. Ultima. Apri. Su. Ok, stop. Diciamo che la panca è molto buona. Abbiamo avuto anche modo di vederla, come dicevi, in passato con qualche seduta. Sicuramente il tuo più grosso difetto è quello di gestirla un po' più con i muscoli che con il movimento in sé per sé. Ma è una cosa abbastanza comune in soggetti che sono molto muscolari, quindi sarà un po' una peculiarità della tua panca che probabilmente rimarrà sempre, però sicuramente va un po' mitigata, diciamo. Ok, scarica un po' avanti, qui, fermo un attimo, petto una volta, apri qui, streccia, petto su, petto su, petto su, petto su, su, bravo, così, petto una volta, apri qui, su, non scendere a cannone, accompagnalo bene, apri, 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 su, stop, ok, bravo, bravo, molto meglio, tendi a fare sempre un po' quella cosa che giochi un po' col peso facendo quel saltello, però il petto l'hai strecciato molto di più. Dovrebbero essere cose che sono state trite, ritrite, ma diciamolo che la panca si fa con l'arco, perché ormai c'è la diatriba sui social, panca del powerlifter, panca del bodybuilder. No, la panca è una, l'arco che puoi fare è quello che dovrai fare durante la panca e niente, piccolo appunto, era importante secondo me farlo. Invece appunto mio, ho detto ammazza quanto sono pesanti sti 60 kg, no, 80, tu parti già così che non vedi l'ora di scendere, sì. Vuol dire che non stai scarico sullo schienale. Piano piano è una roba che viene col tempo. Poi ripeto, essendo tu molto muscolare è ovvio che quando stacchi tendi a voler far questo. Cioè è istintivamente giusto che sia così. Però a lungo andare ti può far fare meno carico di quello che potresti fare. Devi sentire tutto dietro, davanti, cioè tu quando stai steso qui devi stare talmente dietro che potresti stare così per 3 anni. Ok. Dai, fammi un colpo. Porta avanti, calmo qui. Quando vuoi. Apri, 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 apri. Su! Rack. Molto forte. Non so se da video si vede, però hai spinto un po' anteponendo la spalla. Cioè nel senso hai spinto troppo istintivo. Quella sensazione di schienale cerca di mantenerla anche nella spinta, come se ti dovessi allontanare. Sì. Però veramente, veramente facili. Adesso siamo a 110, entriamo in una soglia di carico che per un soggetto di 60 kg comincia a diventare una roba importante. Il record italiano penso sia intorno ai 130 kg. Maneggiare già con discreta facilità a 110 kg denotano molto margine, ecco. Ok, stai calmo. Apri qua, apri, 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 apri. Su! Ok, stop. Allora, più qualitativi, sì, molto più ignoranti rispetto a quelli di prima. Diciamo sono stati sicuramente meno qualitativi dei 100 kg, ma perché è ovvio che quando uno fa un carico più sfidante
tende a fare tutti quegli errori che vengono istintivi, cosa che a 100 kg non hai fatto. La riproviamo a 110. La riproviamo a 110 perché ti sei proprio inibito a livello psicologico. No, l'ho sentito quando iniziavo a spingere sul destro. Sì, hai fatto proprio questo. Sì. Ma già quando, il problema parte dallo stacco, devi cercare quando stacchi di rimanere già più incastrato possibile con la scapola. Il problema tuo è che stacchi tutta la scapola, poi la rimetti dentro. Diciamo dei tre il movimento più fine comunque. Cioè nel senso è il movimento che lo porti mezzo centimetro più avanti e spancolata l'alzata. Poi tu la riprendi perché c'hai una massa muscolare importante, però se una donna fa quello che hai fatto tu adesso ci rimane su, manco prova a spingerla, ci rimane direttamente sotto. Settatici più sotto. Ok. Stacca, calmo, porta avanti un pochino, qui, fermo immobile. Petto una volta. E apri sto punto, apri. Su! E... fatto. Allora, qui fondamentalmente hai frenato troppo, cioè proprio stavi scendendo anche bene, hai fatto questo e poi ti è cascata tipo sulla mano. Mentre scendevi. No, mentre scendevi era buonissima. La rifacciamo. Questo fail. Apri. Su! Bravo! Stop, capito? Un'altra storia. Capito? Sembrano i 100 di prima. Capito? Un'altra storia. Non è il bilanciere che devi portare giù, ma il petto che ci si avvicina. Ok. Giù mori, giù di proprio morire. Ok, porta avanti, petto una volta, aria, sotto, apri, su! Il petto va contro il bilanciere, vai, petto su, su! Bravo! Rack. Bravissimo. Ok. Quanto era facile? Abbastanza. La spinta ce l'hai sempre molto anteposta con la spalla, però l'ho sentito meglio. Sì. 120 già ce l'hai. Già ce l'hai. Direi che l'allenamento è andato. Ringrazio Valerio Grazie a te. per questa fantastica sessione. Fateci sapere se avete apprezzato questo video, se volete lasciare un commento proponendo anche altri tipi di allenamento, altri esercizi da vedere in futuro, così poi registriamo. Ne approfitto per ricordarvi il suo profilo Instagram, The Roman Coach. Lo potete contattare tranquillamente se avete bisogno di online coaching o personal, e ovviamente potete andare sul sito andrealarosa.fit e andrealarosapro.com per i miei programmi di allenamento sul calisthenics. Quindi calisthenics, andate sui miei siti, tutto in descrizione. Powerlifting, Valerio. Grazie Valerio per questa Grazie a te. sessione. Let's go. Abbastanza soddisfacente, dai. No? Molto soddisfacente.